Il video sul congiuntivo che ho fatto un po' di tempo fa sul mio canale è stato molto di successo. L'hanno guardato più persone del solito e l'argomento sembra che vi sia piaciuto davvero tanto. Per questo motivo ho deciso di fare un altro video sul congiuntivo. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo del congiuntivo, quindi mi raccomando, se non avete guardato il primo video sul congiuntivo dove vi spiego un po' le basi del congiuntivo, andatelo a guardare. Oggi ci focalizzeremo sulla relazione che c'è tra il condizionale di alcuni verbi in particolare, come per esempio vorrei, e il congiuntivo. Infatti qui la situazione è un po' diversa rispetto a quello che ho detto nel mio video precedente. Però prima di iniziare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, se non volete perdere le lezioni future. E adesso siamo pronti per iniziare. Per il video di oggi è importante sapere una cosa in particolare, ovvero la coniugazione del congiuntivo imperfetto. Infatti in italiano esistono 4 tipi di congiuntivo: il congiuntivo presente, il congiuntivo imperfetto, il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato. Per la lezione di oggi abbiamo bisogno del congiuntivo imperfetto. Ovviamente è molto facile, potete andare su internet e trovare delle tavole o usare un coniugatore online come wordreference.com per cercare la coniugazione dei verbi all'imperfetto. Però dato che la coniugazione è un po' più particolare, la rivediamo anche velocemente insieme. Se però conoscete già la coniugazione del congiuntivo imperfetto, potete andare qua, a questa parte del video indicata sullo schermo, per vedere come e quando si usa. Va bene? Se invece non siete sicuri o non ricordate bene la coniugazione dell'imperfetto, rimanete qui ancora per qualche minuto, così ne parliamo insieme. Iniziamo dal congiuntivo imperfetto di un verbo irregolare, ma allo stesso tempo un verbo molto comune in italiano, il verbo essere. Ripetete con me la coniugazione. Che io fossi, che tu fossi, che lui, lei fosse, che noi fossimo, che voi foste, che loro fossero. Benissimo. Questa è la coniugazione del verbo essere al congiuntivo imperfetto, ma adesso proviamo a coniugare, sempre al congiuntivo imperfetto, un verbo regolare. Prendiamo come esempio il verbo andare. Ora, io lo so che il verbo andare è irregolare in tanti altri modi e tempi, come per esempio il presente, infatti si dice io vado, ma al congiuntivo imperfetto il verbo andare è regolare, quindi si coniugherà come ogni verbo che finisce in are. Ripetete con me: che io andassi, che tu andassi, che lui, lei andasse, che noi andassimo, che voi andaste, che loro andassero. Ottimo lavoro. Poi per le altre coniugazioni è facilissimo, perché le desinenze sono le stesse. L'unica cosa che cambia è la vocale. Noi per il verbo andare abbiamo detto che io andassi, assi. Invece per un verbo in ere, come per esempio mettere, diremo essi, mettessi. E secondo voi per un verbo in ire, come partire, che cosa diremo? Facile, issi, partissi. Quindi, come vedete, la coniugazione dei verbi regolari al congiuntivo imperfetto non è poi così difficile. Ci vuole soltanto un po' di tempo per memorizzarla, però per il resto non è così complicata come altri verbi in italiano. Ma adesso cerchiamo di capire quando si usa il congiuntivo imperfetto in relazione al condizionale. Questo perché? Perché il congiuntivo imperfetto si usa in tanti casi diversi. Però nel video di oggi ci concentriamo sul condizionale e il congiuntivo imperfetto.
In particolare, ci concentriamo sull'uso del congiuntivo imperfetto con il verbo vorrei. Ora, voi vi ricordate che il congiuntivo si usa quando nella frase principale stiamo cercando di esprimere un desiderio, giusto? Beh, e il verbo vorrei è proprio il verbo più importante che esprime un desiderio, no? Vorrei, vorrei. Io posso usare il verbo vorrei con un infinito e dire vorrei essere con te. Ma se io voglio dire il contrario, se non voglio dire vorrei essere con te, ma voglio dire vorrei che tu, verbo, con me, e qui la situazione cambia. Beh, perché? Perché dobbiamo usare il congiuntivo imperfetto. Infatti, dobbiamo dire vorrei che tu fossi qui con me. Vorrei che tu fossi qui con me. Questo può sembrare un po' strano, no? Perché fossi è un imperfetto, quindi è un passato. E tu puoi chiedermi, ma io voglio essere con te adesso, non nel passato. Beh, questa è una cosa importante da ricordare. Io sto usando il congiuntivo imperfetto non per esprimere un passato, assolutamente no, ma solo perché la regola grammaticale dice che quando abbiamo un verbo al condizionale nella frase principale, cioè vorrei, dobbiamo usare il congiuntivo imperfetto nella frase dipendente. Ma attenzione, questo non vuol dire che la frase dipendente è passata. Questo non vuol dire che sto esprimendo un'azione passata. No, è soltanto perché la regola grammaticale mi impone di usare il congiuntivo imperfetto quando nella frase principale c'è un condizionale presente, o passato anche, ma questo lo vediamo tra un attimo. Quindi se io dico di nuovo questa frase, vorrei che tu fossi qui con me, intendo che io voglio che tu sia con me adesso, in questo momento, non nel passato. Adesso vediamo altri esempi per capire un po' meglio come funziona. L'esempio che ho pensato è: vorrei che tu arrivassi in tempo. Vorrei che tu arrivassi in tempo. In questo caso io posso aggiungere anche un avverbio e dire vorrei che tu arrivassi in tempo stasera. In questo caso io addirittura sto esprimendo un futuro. Perché? Perché io vorrei adesso che tu arrivassi in tempo stasera. E voi mi chiederete, sì, ma stiamo usando il congiuntivo imperfetto, il congiuntivo imperfetto è un passato. No, no, no. Permettetemi una piccola frase in inglese. Anche in inglese, quando volete dire vorrei che tu fossi qui con me, lo tradurreste come I wish you were here with me. Beh, se ci pensate, you were è passato, ma io voglio che tu sia con me adesso. Quindi, come potete vedere, è molto simile l'inglese all'italiano in questo caso, ma nella vostra lingua, se parlate altre lingue oltre all'inglese, è lo stesso? Usereste un tempo passato nello stesso modo? Questo quindi per farvi capire che l'uso del congiuntivo imperfetto, che è un tempo passato, non significa che io sto parlando al passato. Assolutamente no. È semplicemente la regola grammaticale che mi dice di usarlo. Vediamo un altro esempio. Vorremmo che voi apprezzaste di più il nostro lavoro. Vorremmo che voi apprezzaste di più il nostro lavoro. Oppure, il mio professore vorrebbe che il prossimo mese io cominciassi a scrivere la tesi. Il mio professore vorrebbe che il prossimo mese io cominciassi a scrivere la tesi. Quindi, come vedete, io sì, sto usando il congiuntivo imperfetto, ma comunque non sto parlando del passato. Poco tempo fa vi ho detto che la stessa identica regola si applica anche al condizionale passato. Quindi, se invece che vorrei avete avrei voluto, è la stessa cosa, non cambia niente. Per esempio, avrei voluto che tu leggessi il libro prima di partire. Avrei voluto che tu leggessi il libro prima di partire. Qual è la differenza in questa frase? È che io sto dicendo avrei voluto che tu leggessi il libro prima di partire, ma non l'hai fatto. Se dico vorrei che tu leggessi il libro prima di partire, significa che hai ancora tempo di leggere il libro. Io vorrei
che tu lo facessi e hai ancora tempo di farlo. Se invece dico avrei voluto che tu leggessi il libro prima di partire, vuol dire che io volevo questa cosa, ma ormai non l'hai fatta. Oppure possiamo usare anche un altro verbo, sempre al condizionale passato, e dire avrei preferito che loro dicessero la verità. Avrei preferito che loro dicessero la verità. Stessa cosa, usiamo il condizionale passato, avrei preferito, e poi usiamo il congiuntivo imperfetto. Non c'è nessuna differenza. Però, dato che io dico avrei preferito, intendo dire avrei preferito che loro dicessero la verità. Io lo volevo questo, lo avrei preferito, ma non l'hanno fatto, non hanno detto la verità. Quindi avete capito come si usa il congiuntivo imperfetto col condizionale presente o passato? Spero di sì, spero di essere stato chiaro. Voi fatemi sapere qui sotto, mi raccomando, se avete delle domande e qualcosa non è chiaro, scrivetemi qui sotto, mandatemi un messaggio sulla mia pagina Instagram Teacher Stefano, dove tra l'altro pubblico anche tante storie interessanti e quiz sulla lingua, altri contenuti legati all'italiano, quindi vi consiglio di seguirmi. Oppure potete mandarmi anche un messaggio sul mio sito www.teacherstefano.com/contact. Quindi per qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, fatemi sapere, io cerco di rispondere il prima possibile. Per il video di oggi abbiamo finito, io spero che abbiate trovato utile questo video e se adesso voi volete aiutare me, dovete fare una sola cosa, mettere mi piace. Perché così, mettendo mi piace, l'algoritmo di YouTube dice quello è un video interessante, consigliamolo ad altre persone. Quindi se volete aiutarmi a far crescere il mio canale, basta mettere mi piace, facile, E se non siete iscritti e non volete perdere le future lezioni, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così verrete notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Va bene, per il video di oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo presto. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!